Entra nel mondo di leovegas.news, dove informazione e intrattenimento si uniscono alle tue passioni. Partecipa e vinci ogni settimana con il Fantaleo su leovegas.news. Vivi i tuoi sogni, vivili al meglio. Potremmo convincerti con la nostra esperienza nel motorsport o con le nostre partnership sportive. Ma non basta. L'unica cosa che conta in uno pneumatico è la sua qualità, in qualsiasi condizione. Kumho Tire, nient'altro che qualità. Qualità anche qui su Radio Rossonera in questo giovedì 13 marzo 2025. Siamo di nuovo qui con voi con Mattino Milan. Un saluto da parte di Enrico Boiani. Da casa Milan lo state già vedendo live sul posto, sul pezzo, Simone Cristau, il direttore. Ciao Simone. Ciao a tutti, buongiorno a tutti. Posso farlo, Henry? Vai. Sta succedendo di tutto, Henry, qua dietro di me, alle mie spalle. Scusate, era la tentazione era troppo grande di dire sta roba. Buongiorno a tutti comunque. Credo che tra l'altro non sia vero, anzi tutt'altro. Ma va, deve essere vero. No. Non sta succedendo niente. C'è una cosa però che succede sempre, quella sì, cioè voi che ci supportate attraverso i like, quindi cliccate il tasto del mi piace, il pollicione all'insù, arriviamo a 1000, 1500, sarebbe clamoroso. Iscrivetevi al canale, in basso a destra laggiù, se ci passate sopra con il mouse potete anche iscrivervi, attivate la campanella, un commento, gli abbonamenti 0,99, insomma grazie davvero di cuore a tutti coloro che ci supportano. Simo, oggi ci dividiamo in tre. Bene o male, ci si divide in tre. Prima parte società, seconda parte allenatore, terza parte campo. Va bene? Ok. Decidi allenatore tu. Con anche un po' di mercato. Ma partiamo prima con la società, perché Furlani si tira sulle maniche e accorcia la catena. La stagione negativa deve aprire al rinnovo della struttura societaria, il Milan passa tutto per la D, ma ora servono nuove figure, soprattutto per la parte sportiva. Questo è il pezzo del Corriere dello Sport di oggi, che parla appunto della figura di Furlani, che ha potere di firma, tutte le decisioni anche di mercato passano da lui, che le gestioni sportive con due figure, a parte qualche raro caso in cui comunque erano due figure ben definite, si fa l'esempio della Juve, della prima Juve quando c'era Marotta, dell'Inter quando ancora Marotta era solo AD tecnico, tra virgolette. Comunque le gestioni a due figure non hanno mai funzionato troppo, riferendosi anche al periodo del Milan con Galliani e Barbara Berlusconi. Con Furlani che quindi adesso si rimbocca le maniche per andare a scegliere il direttore sportivo, perché appunto dopo i colloqui di Cardinale e Ibra ha voluto ribadire che il potere di firma ce l'ha lui, e però allora se il potere di firma ce l'ha lui, adesso sta a lui mettere in piedi la prossima stagione sportiva e soprattutto scegliere persone competenti dal punto di vista dirigenziale, no? Sì, a parte che il titolo accorcia la catena, ma in realtà mi faceva pensare, sai, quando si dice, in realtà c'è il modo di dire accorciare la catena quando devi tirare qualcuno, che lo fai più corta. Vabbè, detto questo, non c'è una figura in questo momento vera e propria che sta vincendo le presidenziali per diventare direttore sportivo del Milan, perché c'è qualcosa di tutti che non convince. D'Amico perché insomma è sotto contratto, e pare anche per una questione di lingua, inglese ovviamente, Paratici per quello che riguarda ovviamente la sua squalifica, il suo recente passato, il fatto che fino a luglio inoltrato non possa operare, eccetera, eccetera. C'è una parte della società che non la vede benissimo. Tare, lo sappiamo, insomma, è stato cassato perché era il candidato di Ibra e quindi è cassato. Tra l'altro Ibra quindi dovrebbe restare con il fatto che il suo candidato è stato cassato così dalla mattina alla sera. Va bene, insomma, capisco. E poi ci sono altre chance. E proprio forse le altre chance che mi fanno pensare, del tipo, ma c'è questa volontà spasmodica di avere un direttore sportivo vero, proprio, decisionista, con potere, eccetera, eccetera. Lo vedremo. Io ho tutte e due le mani sul fuoco sul fatto che un direttore sportivo
venga preso e gli venga data la possibilità di operare da direttore sportivo, quindi magari anche con qualcuno con un po' di esperienza, tutte e due le mani non ce le metto. L'unica mia speranza è che non si faccia la solita storia del tipo ci inventiamo la figura, che so, dell'head of football, che ho visto, per mettere dentro qualcuno che in realtà funziona e non funziona, comanda e non comanda. Era quello che ti dicevo anche ieri durante il talk, Simo, no? Perché il rischio è quello, cioè io capisco che debba decidere Furlani perché è lui che ha potere, è lui che decide, ed è sempre stato così, ed è andato in America per ribadirlo, però c'è la speranza che decida qualcosa di buono per il Milan, che fin qui non c'è stato, non è accaduto, e se dovessi, diciamo, boicottare, passatemi il termine, forse un po' forte, boicottare anche la scelta del prossimo direttore sportivo sarebbe un errore madornale. Io capisco che si sta studiando all'Unisalento con le persone già interne al Milan e tutto quanto, ma a questa squadra serve senza se senza ma un direttore sportivo, e speriamo che possa arrivare qualcuno di competente. No, a proposito di questo, Henry, volevo dirti, ma insomma, siccome dei primi colloqui col direttore sportivo ormai se ne parla da 3 settimane, 4 addirittura con quelli di Cardinale Ibra a Londra, eccetera, ma in tutta onestà, ma che li stiamo facendo fare? Le prove invalsi a questi qua, cosa li stiamo facendo fare? Ma io non capisco. Io, cioè, ok, li stiamo facendo fare, non so, 2 colloqui, 2 ragionamenti, però, cioè, non capisco quanto ci voglia per scegliere un direttore sportivo. Cioè, siamo in ballo da 3-4 settimane già, compresi i colloqui vecchi. Con i nuovi siamo in ballo da una settimana, se stanno andando avanti in tutto questo. Poi probabilmente non sarà nemmeno la prossima, la settimana della scelta. Quindi siamo in ballo da un mese abbondante prima, più 2 settimane. Non lo so, cosa gli stiamo facendo fare? Cosa gli stiamo chiedendo? Corsa campestre, no, scherzi a parte, credo che siano le solite cose relative a accetti le decisioni più dall'alto, ti limiti a proporre, diciamo, non imporre, solite cose che siamo abituati a vedere negli ultimi anni, Simo. Credo che non si vada distanti da quello, anche perché io ti ricordo, e balziamo e saltiamo al prossimo tema, che l'allenatore c'è già. Cioè, il prossimo allenatore del Milan è lui, si sa, è confermato, è deciso già. È Come sei Max, stato? è Max Allegri, che compra Leao, lo mette a palleggiare in giardino. Beh, allora, fatemi fare una premessa. Poi magari arriverà Allegri, anche perché tanto decide Furlani, non decide il direttore sportivo. Quindi se Furlani decide che Allegri è il suo candidato, arriverà Max Allegri. Vabbè, tanto più o meno abbiamo capito come gira il fumo. Mi sembra che abbiamo fatto una sorta di salto carpiato, perché dopo vedrete anche la prossima di pagina, da che un mesetto fa circa si doveva vendere Leao per prendere Joao Felix, adesso ci ricompriamo Leao per non riscattare Joao Felix. Andiamo con ordine. Con Max al Milan trattenere Rafa sarà più facile. Nel 2022 il tecnico livornese spese parole al miele per l'attuale numero 10 del Diavolo. Se tornasse rossonero vorrebbe allenarlo per la prima volta, quindi lo ricompra. Mentre invece su Joao Felix è finita, la classe non basta e così saluterà insieme a Conceição, anche perché ricordiamo che se c'è uno c'è l'altro, se non c'è uno non c'è l'altro, sono praticamente in simbiosi con Conceição e Joao Felix. Dopo l'illusione del gol all'esordio con la Roma, la stellina portoghese si è offuscata come il resto della squadra. A luglio scontato rientri al Chelsea. Questo per quanto riguarda i 2 portoghesi. Quindi Jorge Mendes è sedotto e abbandonato. Esatto, cioè, o ci si vuole liberare, tra virgolette, del fardello di lavorare con Mendes. Nutro forti dubbi, perché ci stiamo affidando ai direttori sportivi che non eravamo, diciamo, eravamo rigidi, schiena dritta, e per Zirkzee non volevamo sentirne di ogni sulle commissioni. Ultimamente i mercati del Milan sono stati affidati a degli agenti, anche perché il direttore sportivo non ce l'hai,
e quindi si è ribaltata la situazione, come direbbe Giovanni in un noto sketch del trio, cioè Leao per Allegri sarebbe, diciamo, il preferito, quello da ricomprare, da riconfermare. João Felix, che invece è titolare un giorno sì e l'altro pure con Conceição, ritorna in quel di Londra anche Conceição destinato a partire. Beh, bene così, cioè, non so cos'altro dire. Un tuo giocatore di proprietà viene rimesso in mezzo al progetto come doveva giustamente essere, insieme a lui, Pulisic, Reinders e quegli altri 2 o 3 che ancora possono garantire una gran qualità in rosa, e il resto saluta e se ne va. Mi sembra, cioè, che questa sia la cosa giusta, Sì, no, e non infatti, quella di un mese fa, no, ma fortunatamente. infatti cioè, si corre sempre troppo, si vola. C'è una partita, anzi mezza partita con la Roma sembrava mi sembra sempre, non per Leao, in generale, mi sembra sempre che quando si faccia qualcosa di nuovo che inizialmente, no, sembra buono, sembra ok, che poi si vada dritti, proprio all in 100%, cioè João Felix, mezza partita buona, via, il piano per riscattarlo e si vende Leao. Oppure Okafor, ti ricordi? Entra col Bruges, Okafor è la nuova ventata d'aria fresca, Leao in panchina, cioè si va sempre così. Vabbè. Chi convince è Kyle No, Walker. dimmi. Chi Vabbè, convince ci Kyle sta. Walker, e ci può stare, e in attesa appunto di capire se Max Allegri sarà effettivamente il nuovo allenatore del Milan. Questo lo vedremo col tempo, credo, però il tutto verrà deciso qua di fianco a me, di fianco, al quarto piano in questo momento, dove in questo momento c'è Giorgio Furlani, non C'era sicuramente un luce, direttore. acceso l'ufficio, si lavora Non forte. credo. Aspetta che sto guardando. No, a parte che da questo lato non si affacciano, se è più all'altro lato. Vabbè. No, volevo dire una cosa su Mike, che ho visto che ieri Matteo Maretto è uscito dicendo che il rinnovo di Mike è fatto, ma ancora nessuno si è mosso definitivamente, forse perché c'è qualche ripensamento per le prestazioni, per la cifra, eccetera. Ma Matteo ha detto la verità, il contratto di Mike è stato siglato, tra virgolette, nel senso ci si è stretti la mano già. Mancano quelle che dietro di me di solito si fanno, cioè le firme. Mi auguro non ci si rimangi la stretta di mano, ecco. Ma si lavora forte sui colloqui adesso, direttore, quindi le firme per Maignan difficile che vengano No, lo fatte. so, però siccome sono almeno un mese e mezzo comodo, che sono stati limati anche gli ultimi dettagli, mi auguro appunto che la questione si risolva nel più breve tempo possibile. Me lo augurerei anch'io, direi. Mm. Chiudiamo con il campo, perché poi di questo ne parleremo anche a lunch, soprattutto, vi aspettiamo, ore 13, ci sono io oggi insieme a Menini, quindi se vi va di venire a In sentire 97, a nuovamente posto. me, sì, oggi è 97 press, perché, direttore, non diciamolo troppo forte, ma forse si va verso il 2 centrocampisti più mezzo, più uno, più tre quarti. Aspetta, Cioè, oggi è 13 marzo. Buondì, caffè? Bondo e Fofana insieme davanti alla difesa con Reinders in tre quarti. Suppongo Leao e Pulisic sulle fasce con il Bebote Santiago Jimenez davanti. È il 13 marzo, ma forse l'abbiamo capita? Sì, non ci voleva Nostradamus per arrivare a questa decisione. Capisco che Bond è arrivato infortunato. Magari mi sarei aspettato che il Milan il 3 di gennaio arrivasse sul centrocampista, che magari non era neanche Bondo, e non andarsi a impegolare con João Felix e compagnia. Si prende un centrocampista vero, fatto, finito, il 3 di gennaio o chi per esso, e inizi a lavorare su quello che era in teoria il tuo assetto migliore, quindi con 2 centrocampisti veri e propri, con Reinders magari in tre quarti, con Pulisic da una parte e Leao dall'altra, e poi ti compravi la punta, cioè Santiago Jimenez.
una cosa un pochino più semplice, ragionata e fattibile, che poteva essere stata fatta almeno 2 mesi fa. L'abbiamo fatta a metà di marzo, quando Bond è iniziato a star bene, e nel mentre sei uscito dalla Champions, sei uscito dalla corsa Champions, eccetera, eccetera. Va bene, ma tanto, poi dietro di me, gli errori non si pagano mai. Quindi, no problem. Chiudiamo questa volta definitivamente. Sì, prima che un cecchino mi faccia fuori da... No, mi dissocio. Chiudiamo con... Simo, ti piace il colore arancione aragosta? Allora, mi ricordo che una volta Sebastiano Rossi aveva dei guanti così, quando giocava, di quel colore lì. Ti piace questo rosso tendente all'arancione Il aragosta? corallo? No. Sì, tipo corallo. Non ti piace? E allora mi dispiace per te nella prossima maglia del Milan. Vabbè, un po' più scurino del corallo, dai. Ah, questo è un leak di Opa Leak, non è Footy Headlines, sappiamo bene che Footy Che è Cassazione. Spesso, esatto, è Cassazione. Con queste righe rosse e nere, non brutte, devo dire, trama sottostante con, credo sia il logo vecchio stilizzato, così andando un pochino ad intuito, cioè il logo, quello lì del diavolo, il diavolo rosso. Io spero che siano solo appunto leak primordiali, che non venga messo lo stemma così. No, lo stemma no, vi prego. Cosa siamo, la Stella Rossa? Ecco, vi prego, No. per piacere, grazie. Vabbè, giungeranno, spero, altri leak nei prossimi mesi e che abbiano lo Tutti, stemma. salvaci tu. Fatto bene, esatto. Direttore, siamo arrivati in chiusura, ti salutiamo, ti ritroviamo al talk ore 16 quest'oggi. E sì. Prima c'è lunch, come detto, sì. E niente, salutami Casa Milan. Te la saluto, anche perché, come detto all'inizio, sta veramente succedendo di tutto, Henry. Succede di tutto al quarto piano. No, scherzi a parte. Vedo della gente interessante. Vado a salutarli. A dopo. Arrivederci, a più tardi. Se i tuoi bambini hanno un cuore rossonero e sognano di vivere la passione per il Milan come il loro papà, non perdere l'occasione di iscriverli al Milan Junior Camp di Sport Eventi, l'esperienza che avresti voluto vivere anche tu alla loro età. Con Sport Eventi, partner storico del Milan, i tuoi bambini potranno partecipare a camp estivi unici, pensati per ragazzi dai 6 ai 16 anni, in location mozzafiato come Cortina d'Ampezzo, Jesolo Lido, Lignano Sabbiadoro e l'Altopiano di Asiago. Allenamenti, tecniche di gioco e tanto divertimento. Una settimana di calcio, crescita e amicizia che i tuoi figli non dimenticheranno mai. Visita www.sporteventi.com e iscrivi subito i tuoi figli ai Milan Junior Camp di Sport Eventi e fai vivere loro un'esperienza che ricorderanno per sempre.